15 maggio 12. Eletti, amici cari, cercate la mia amicizia. Se amate i miei comandamenti, amate me ed avete la mia amicizia. Sposa cara, chi ama me ama i comandamenti e li segue con gioia. Nessuno può dire di amarmi, se non ama le leggi, che ho scritto nel cuore di ogni uomo col mio dito. Se uno dice di amarmi, ma non segue le mie leggi, è un bugiardo e la verità non è in lui. Mi dici dolce amore, Santissimo Dio, le tue leggi non sono onerose, scaturiscono dal tuo cuore, che è un oceano infinito di amore e tenerezza. Se l'uomo è docile ed umile ama le tue leggi e le segue volentieri, ma, se è superbo e non le vuole seguire, porta rovina a se stesso e agli altri. Dolce amore, illumina la verità, sia fulgida la sua luce in modo, che ognuno la veda e la segua. Ho l'impressione, vedendo quello che accade, che per molti la verità è ancora nascosta, le azioni dimostrano che essi nulla hanno compreso. Sposa cara, se l'uomo non ascolta la mia parola, se non mi permette di entrare nel suo cuore, come può conoscere la verità? Io, Dio, sono via, verità e vita. Dimmi, piccola mia, c'è una verità diversa dalla mia? Mi dici no, certo. Dolce amore, vorrei che ogni uomo capisse che tu, Gesù, sei via, verità, vita. Con te nel cuore e nella mente la vita è un volo sicuro e piano verso la felicità eterna, senza di te, essa è un calvario, senza speranza. Santissimo amore, concedi ad ogni uomo di capire questo. I tuoi doni sono senza numero, tutti devono essere utilizzati per capire la tua grandezza, per scoprire la verità, per darti gloria, per adorare il tuo cuore meraviglioso, nel quale hai preparato un posto per ogni uomo che ti vuole seguire. Sposa cara, bene hai parlato, il mio spirito è in te. Concedo il dono della vita non perché l'uomo viva nel tormento e nell'infelicità, ma perché egli sia felice in me prima sulla terra, poi, nel paradiso in eterno. Questa è la verità, ma quanti l'hanno compreso? Tu mi dici comprenda ogni uomo della terra la splendida verità, cioè, che tu sei amore, che hai preparato un posto nel tuo cuore per ogni uomo, e che spetta a lui la scelta di raggiungerlo. Questo mi chiedi, supplicandomi. Ecco la mia risposta. Il tuo Dio, il tuo Signore così ti risponde: voglio che ogni uomo giunga alla verità. Io, Gesù, sono via, verità, vita e voglio che ogni uomo giunga a me, perciò, busso alla porta del suo cuore, se si apre, entro e porto la mia luce, porto la mia vita, indico la strada verso la felicità. Piccola mia, se uno non vuole aprirmi, se non vuole che io, Gesù, entri in lui, non può conoscere la verità, perché si rifiuta di conoscerla. Mi dici dolce amore, Santissimo Signore, non capisco perché l'uomo faccia la scelta di non aprire subito la porta del suo cuore, al primo, tuo tocco. Questo non lo capisco e mai lo capirò. Avere te nel cuore e nella mente, dolce Gesù, è avere in sé tutto e non mancare di nulla. Tu sei la gioia della vita, sei la pace, sei la speranza, che non delude, sei la luce meravigliosa, che guida i passi. Sposa amata, l'uomo superbo non mi apre, dice di non aver bisogno di me. L'uomo superbo pensa di potersi realizzare senza di me, egli si fa sedurre dal maligno, che è menzognero, da sempre, ed omicida. Piccola mia, resta ben stretta al mio cuore, esso è la fortezza, inaccessibile, lì, dove il nemico mai può entrare e la luce mai può spegnersi. Godi le delizie del mio amore. Ti amo. Vi amo. Gesù. La mamma parla agli eletti. Figli amati, correte tra le braccia di Dio, che vi vuole tutti per sé. Egli ha creato cielo e terra, ha creato il mare, ha creato voi per amore, solo per amore, e vi desidera nel suo amore per sempre. Piccola mia, hai capito tutto questo? Mi dici madre cara, è cosa stupenda e meravigliosa ciò che ho compreso e mi rende felice. Ho compreso che Dio, un giorno sublime, nella sua mente meravigliosa mi ha pensato. Sono stata nella sua mente divina, dopo, mi ha creata con un'anima ed un corpo. Tutto questo ho fatto non perché aumentasse la sua gloria, che è già infinita, ma per amore, solo per amore.
Capisco tutto questo per sua grazia e vorrei che ogni uomo lo capisse per essere felice in lui. Madre cara, dolce tesoro, tu, che hai compreso a fondo questa splendida verità, aiuta ogni uomo ad entrare in tale meraviglioso mistero perché sia felice prima sulla terra, poi in cielo. Figli amati, vedete che sono con voi in modo speciale ogni giorno. Il Padre caro lo concede proprio per farvi capire che ciascuno di voi è frutto del suo amore meraviglioso. Desidero che capiate per, poi, corrispondere al suo sentimento. Figli amati, figli, tanto cari al mio cuore, mettete Dio al primo posto nella vostra vita e fate con gioia la sua volontà, che sempre, sempre, sempre scaturisce dal suo amore. Uniamo i cuori per la più fervida adorazione. Vi amo. Ti amo, piccola mia. Maria Santissima.